Qualcuno ti ha detto che hai fatto un lavoro incredibile. Tu sorridi per ringraziare, ma qualcosa dentro di te impedisce a quelle parole di penetrare nel tuo animo. È come se quelle parole si fossero incollate a un muro e fossero cadute a terra. Non si tratta né di umiltà né di modestia. Una strana voce dentro di te ha già iniziato a parlare. Ci sono cose che non sanno, non conoscono i pezzi mancanti. Avresti potuto fare di meglio. Quella voce non ti abbandona mai. Non tace nemmeno nelle cose più banali. Comincia quando porti a termine un progetto, anche quando qualcuno ti ringrazia sinceramente. Persino quando ripensi a ciò che hai costruito fino a questa età. Anche quando scrivi una semplice email e aspetti una risposta. E anche quando, mentre parli, ti chiedi: sono stato abbastanza chiaro? Persino quando alla fine di una riunione di lavoro pensi: avrei potuto esprimermi meglio. Quella voce si fa strada all'improvviso dentro di te e l'ultima parola spetta sempre a lei. Questo sentimento è cresciuto insieme a te. Agli occhi degli altri, quando si presenta un problema, sei sempre una persona affidabile e capace, in grado di risolverlo. Del resto, è proprio così che sei. Quando gli altri vanno in crisi, tu risolvi i problemi e metti tutti a proprio agio. Tuttavia, gli effetti di ciò che fai durano sempre pochissimo. Subito dopo, iniziano a perdere importanza. I tuoi pensieri vagano altrove. Non interpretarlo come una mancanza di motivazione. C'è un'altra lacuna a cui non hai mai pensato. L'opportunità di fermarti, anche solo per un istante, mentre fai le cose. Pensa alla notte scorsa. Hai finito un documento molto importante e ti sei concesso qualche secondo di pausa. Poi hai subito aperto nuovi documenti. Avresti potuto evitare di farlo. Ma stare con le mani in mano ti sembra strano. Anzi, ti è sembrato quasi pericoloso. Questa non è ambizione. Chi è ambizioso vuole raggiungere un obiettivo e poi godersene il frutto. Quello che fai tu, invece, assomiglia a una sete insaziabile. Per quanto tu beva, la tua sete non si placa mai. La causa di questa sete è legata al passato, a un tempo della tua vita per cui non hai ancora trovato la parola giusta per definirlo, a quel tempo in cui ogni cosa rimane solo come esperienza vissuta, senza un nome. Già da giovane avevi capito una cosa, senza che nessuno te lo dicesse. Il valore che ti veniva attribuito non aveva nulla a che vedere con chi eri, dipendeva da quanto riuscivi a mantenere l'ordine. Da quante volte ti dimostravi utile, dalla tua capacità di risolvere ogni problema senza che nessuno dovesse preoccuparsi. Eri come il supereroe più affidabile che ci fosse. Forse all'epoca non avevi la possibilità di sbagliare con chi ti circondava. Forse ricevevi elogi solo quando facevi bene il tuo lavoro. Forse avevi bisogno di qualcuno che ti dicesse: non devi dimostrare nulla, vai bene così come sei. E alla fine, aspettare l'approvazione di qualcuno è diventato per te come un rifugio su cui era concentrata la tua attenzione. E nel momento in cui attiravi l'attenzione su di te, il tuo rifugio cominciava subito a vacillare. Anche adesso, quando qualcuno ti dice: bravo, hai fatto un ottimo lavoro, quella voce interiore si fa subito sentire, esce fuori e cerca degli spazi per costruire un muro di protezione intorno a te. Non per sabotarti, vuole proteggerti a modo suo, lo fa sempre. I complimenti che ti vengono rivolti continuano a rimbalzare contro quel muro di protezione e a cadere a terra, non perché tu non li meriti. È che quei muri non si sono mai ridotti col passare del tempo. Si nascondono sempre da qualche parte dentro di te e solo tu lo percepisci. Albert Bandura aveva dato un nome a persone come te che credono di poter risolvere qualsiasi problema. Persone con un forte senso di autoefficacia. Non si tratta di ottimismo, ma di una chiarezza che deriva da azioni concrete, dal passare all'azione e dal sapere quale sarà il risultato. C'è però una cosa che non hai notato. Questa convinzione può avere due origini. La prima è la curiosità, cioè vuoi capire o sapere fino a che punto puoi spingerti. Il secondo è la paura. Vuoi dimostrare il tuo valore, vuoi evitare di perdere la tua autostima. Se osservato dall'esterno, emerge subito quell'impulso a risolvere immediatamente il problema, proprio come il supereroe che gli altri vedono in te. Abilità incredibili. E, soprattutto, quel senso di sicurezza che non tramonta mai si manifesta immediatamente. Eppure nessuno sa nulla della battaglia che si combatte dentro di te. Mentre fai tutto questo, o quando raggiungi l'obiettivo, o quando ricevi le congratulazioni per la vittoria, ciò che accade dentro di te è molto diverso da come appare dall'esterno. Se fai qualcosa con entusiasmo, il percorso che ti porta al risultato ti fa sentire bene, ma se la fai con paura, è il risultato stesso a farti sentire bene. Tuttavia, questa gioia dura pochissimo. Subito dopo, la paura ti travolge. Ogni volta ti assale con grande forza. Torniamo ora al tuo lavoro di ieri sera. Te lo ricordi? Ieri
Magari, dopo aver finito il tuo lavoro, non sei riuscito a concederti una pausa abbastanza lunga. Hai iniziato subito un nuovo progetto. Hai controllato le tue email senza motivo. Poi ti sei chiesto: cos'altro potrai fare? Ora capisci? Non era insoddisfazione. Ciò che ti aveva sopraffatto era la paura. Era tornata. Era tornata più esigente rispetto a prima. Si era silenziosamente ritagliata di nuovo un posto dentro di te. Julian Rotter ha dato a questa sensazione un nome diverso: focalizzazione sul controllo. Essa misura quanto tu riesca a controllare la tua vita. Le persone che possiedono questa focalizzazione sul controllo credono di poter controllare le cose. Si tratta di una qualità inestimabile. Tuttavia, quando smette di essere un modo per esistere nel mondo, diventa una trappola e alla fine ti porta a chiederti: sono davvero degno di tutto questo? Proprio in quel momento non ti chiedi: ho fatto la cosa giusta? Ti poni un'altra domanda, una domanda più piccola e che affonda le sue radici nel passato. Sono all'altezza? Non la poni ad alta voce, non vuoi nemmeno scriverla nel tuo diario, eppure la senti sempre dentro di te. Di notte a letto non riesci a prendere sonno. Continui a rigirarti nel letto. Lo senti mentre ripensi a una conversazione di lavoro avvenuta 3 giorni fa. Ripensare a quella conversazione non cambierà nulla, eppure non riesci a impedirlo. Lo senti mentre fai la spesa, mentre guidi, mentre sei seduto tranquillamente al lavoro. Lo senti la mattina quando ti alzi e inizi a valutare la situazione. Lo senti quando pensi a cosa sia andato storto, ai problemi rimasti irrisolti. Non è un difetto del tuo carattere, è un sistema di allarme. Un sistema di allarme che non riesce a distinguere il pericolo immaginario da quello reale. Grazie a questo monito, ogni volta che fai qualcosa inizi a osservarti. Mentre parli con qualcuno ti giudichi. Inizi a chiederti: ho reagito nel modo giusto? Mi sono impegnato abbastanza? È come se vivessi con qualcuno che ti osserva costantemente. Qualcuno che non si ferma mai. Qualcuno che osserva o valuta ogni tua parola, ogni tuo gesto, ogni tua scelta. Anche se cerchi di riposarti, quella voce non si ferma mai. Anzi, al contrario, inizia a farsi sentire ancora di più, perché nei momenti in cui sei inattivo inizi semplicemente a chiederti: chi sono io? E quella sete di cui parlavamo all'inizio non si placa bevendo più acqua. Ogni volta che ottieni una vittoria, lo spettatore che è in te si avvicina di un altro passo, non si allontana mai. Ci sono notti in cui ti siedi sul divano e non riesci a stare fermo, non perché hai qualcosa da fare. Fermarti non fa che amplificare ancora di più quella voce e ti alzi immediatamente. Cerchi qualcosa da fare, qualsiasi cosa. La stanchezza che provi non deriva dal fatto che lavori senza sosta, deriva dal fatto che non riesci mai a sfuggire a quell'osservazione. Quell'osservazione, ovviamente, è la tua. In tutto questo c'è qualcosa che crea un forte contrasto. Sei molto più severo con te stesso che nel giudicare gli altri. Quando qualcuno intorno a te commette un errore, cerchi di capirlo. Ma se a commettere l'errore sei tu, allora quella tua parte comprensiva svanisce. È come se le regole valide per tutti non valessero per te. È come se le regole per il mondo fossero una cosa e quelle per te ne fossero un'altra, scritte da zero. Sai meglio di chiunque altro cosa significhi lottare con te stesso. Lo vivi ogni giorno, senza mai tralasciarlo. Nessuno se ne rende nemmeno conto. All'apparenza non sembra esserci alcun problema. Hai degli obiettivi e dei successi nella vita. Hai una cerchia di amici. Hai una vita in cui tutto sembra procedere normalmente. Ma questa vita normale ha un prezzo. Anzi, ha un prezzo molto più alto del normale. Questo peso non ha nemmeno un nome che il mondo possa riconoscere. Quella voce che sussurra «loro non sanno tutto», forse non ha mai detto tutta la verità. Forse ha sempre detto qualcosa di più semplice. Qualcosa che sembra un giudizio, ma che in realtà è una sorta di compassione. Proteggere, tenere allerta, assicurarsi che nessuna delusione arrivi come una sorpresa. Quella voce ti è stata di grande aiuto. Ti ha portato fin qui. Ti ha spinto a impegnarti quando era necessario. Ti ha aiutato a rimanere sempre vigile mentre gli altri si fermavano. Quella voce ha costruito quella competenza, quell'affidabilità e quella capacità di risolvere i problemi da solo che le persone vedono in te. Per molto tempo, in determinati momenti della tua vita, la presenza di quella voce al tuo fianco è stata davvero indispensabile. Forse non ha mai smesso di proteggerti. Nessuno gli ha mai detto che ormai non ce n'era più bisogno, che potevi sentirti al sicuro anche senza dover dimostrare nulla, che la ragione della tua esistenza
esperienza non veniva messa in discussione ogni mattina. E all'improvviso ti torna in mente quella sera. Qualcuno ti disse che avevi fatto un lavoro incredibile. Le parole si schiantarono contro il muro e caddero a terra. Ma ora hai scelto di guardarlo con occhi diversi. Il tema della discussione non era il tuo valore, era solo quella voce che non taceva. Ancora una volta continuava a fare l'unica cosa che ha sempre saputo fare. Quei muri non sono colpa tua, non lo sono mai stati. Sono ciò che resta di un ragazzo che cercava di rifugiarsi in un luogo sicuro, in un mondo in cui il prezzo da pagare per fermarsi è troppo alto. E ora che te ne sei reso conto, forse è giunto il momento di guardarli con occhi diversi. Ormai siamo quasi alla fine del video. Mi chiedo davvero quale lezione tu abbia tratto da questo video. Non dimenticare di scrivere i tuoi pensieri nei commenti. Cerca sempre di essere soddisfatto dei tuoi successi. Alcune persone non riescono a fare nemmeno le piccole cose che fai tu. Ama sempre te stesso. E non dimenticare di iscriverti al canale. La continuazione di video come questo dipende da te. Ci vediamo nel prossimo video.